Buongiorno Monica, siamo qui con Paolo. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, ci presenta una scena un po' tutta all'insegna del colore rosa. Il primo è un maialino rosa, poi c'è un corallo rosa, c'è la Gazzetta dello Sport, c'è una cipria. E lui mostrando, facendo proprio un gesto dimostrativo, dice: "E tutto questo e non solo sono io". Pink, Mm, anche la cantante. non la vedo, però. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se fosse legato a un termosifone, mani e piedi al termosifone, e volesse a tutti i costi sciogliersi, e sa che dandoci l'autorizzazione ci sarà una buona probabilità che si liberi. Progetto di Paolo. Fumo denso. Mi fa proprio vedere come tutta una serie di contenuti siano intanto inconsci, tenuti nascosti a se stesso, lui li tiene nascosti a se stesso, e poi proprio una vita comunque molto difficile, molto intricata, in cui è difficile fare chiarezza. Vibrazione di Paolo. E 1,5? Me lo stai chiedendo? Consapevolezza. 122. Anima. 36. Vite. 2098. Cervello. No, 9. Suscettibilità ipnotica. 30. 3, 4D. 3D, 4D. E senti, io lo vedo molto nella 3D. 80. Nuovo valore nuovo di zecca, vivacità animica, vediamo se poi lo utilizzeremo ancora in futuro, quanto Paolo dalla nascita, da che è anima, vuole la verità, vuole la propria consapevolezza, vuole non fermarsi mai, perché è qui solo ed esclusivamente per quello. Allora, mi fa proprio vedere un diagramma in cui ci sono dei picchi e poi precipita giù. Le baratri. Eh, per cui come si fa a dire cosa devo fare? Una media? No, Eh, dammi il massimo del picco, il massimo del baratro. no, mi fa vedere proprio anche 5, che è arrivato a 5, in un momento quasi, non so come spiegarti, di dissolutezza barra dissoluzione, arrivava a 5 anche. E invece dei picchi molto alti di 80. Ok, entità eteriche. Eteriche neanche poi così tanto, nel senso che più che come sì, come quantità, come numero, mi sembra proprio la dimensione enorme. La prima è un falconiforme che è una cicogna, ed è proprio grande questa cicogna, come ad indicarmi che proprio tutte le sue problematiche sono molto forti, molto evidenti fin dal momento del concepimento. Poi c'è dunque del secondo universo, anche questo sarebbe un pipistrello, per cui dovrebbe essere piccolo, ma in verità, non so, sembrano 10 aquile messe insieme come dimensione. E questo è legato a Lucifero. Ehm,
Poi c'è tipo sì, una lucertola, ma anche questa ha le dimensioni tipo di un animale preistorico, per cui gigante. Poi c'è un manipolo di grigi e poi ci sono 4 EDL. Madonna, che casino. Prima di passare alle mentali, che analizziamo solo noi, piccolo dettaglio che molti si dimenticano a ogni sessione, chiamiamo nel cinema l'operatrice che gli ha fatto una sessione di 3 ore. Aspetta un attimo, perché è sotto una coperta. Niente coperta, nuda, entra o esce o se ne va. Mm. Cioè ha bisogno di questa coperta. Dici, allora posso uscire con la testa dalla coperta, No, però me la tengo addosso. dentro, nuda, fuori, come vuole. Non sono pronta per questo. Bene. Monica, rivediamo le eteriche. Il falco cicogna è stato tolto in questa sessione di 3 ore? No, questo è da sempre. Il pipistrello del secondo universo legato a Lucifero, che è un'entità del secondo universo, è stato tolto in quella sessione di 3 ore? No? La lucertola? No, è stato tolto secondo me qualche rettiloide minore, sì. Poi c'era Rettili, anche sì. sì, qualche insettoide. Mhm. Quello è stato tolto, sì. I grigi? Che non contano un Ehm, cazzo, diciamo, alla fine i grigi contano lì, come la polvere. tipo come se fossero stati visti, ma non tolti. Quindi sono stati tolti un po' di rettili e un po' di insetti. Sì. Ok. È come se tu andassi dal parrucchiere per fare taglio, piega, tinta ed extension e ti avessero lavato i capelli a metà. Mm. E basta. Eh, Ok. C'erano più EDL? no, Non no, li quello hanno è proprio toccati. rimasto invariato, sì. Ok. Entità mentali le hanno considerate? No, no, no. Ok. Vediamole noi. Uovo Scusami. primigenio, sì? Aspetta, primigenio. Scusami, sistema o antisistema? Di chi? Di chi? Di È la questo? signora della coperta, che peraltro ha delle difficoltà a parlare italiano e usa la parola come mestiere. Cioè, è evidente, è il sistema. Sistema. Uomo primigenio, entità mentali, vediamole. Allora, uovo primigenio direi proprio tipo 8, perché è Mm. proprio ad indicare come il suo concepimento e quindi la sua nascita sia proprio come un condensato di questioni problematiche su diversi fronti, in particolar modo sul universo coppia. Poi c'è, aspetta un attimino, mi è scappata questa. Ah, fingendo su tutto, come se lui avesse ricevuto un tipo di educazione in cui non c'era veramente spazio per l'autenticità, per la verità, ma molto sul tentativo di comporre una sorta di apparenza accettabile. E infatti la madre ovviamente ha dovuto ricorrere molto, no, alla religione per poter costruire una sorta di apparenza senza alcun tipo di fondamenta. Ed è come se, anche se lui poi non ha assunto in nessun modo la religione come cosa sua personale, gli è come rimasto questa cosa
di contraddizione profonda, di non autenticità, di non trovare un rapporto schietto, profondo, di cuore, come lui cercherebbe. Livello? 6. Poi abbiamo Mala Femmina. È come se lui avesse un po' ereditato, ok, dalla madre, ma poi anche proprio creato nel corso del tempo, della sua vita così, eh, una visione delle donne poco equilibrata. Da un lato, creando delle relazioni con delle donne davvero molto disturbate loro, e dall'altro avendo nel suo personale, diciamo così, fantasia, personale rapporto con le donne, un rapporto, un confronto, diciamo così, di tipo sadomasochistico. Mm. Ok? Livello? E 6, 7. Mm. Poi c'è famigerata abitudine, quindi un po' quella solita abitudine che è sia la pornografia che le, le sostanze. Ok? Che alla fine, sai, in un certo senso non hanno niente davvero di originale, però sono davvero devastanti. Sono un'abitudine in verità purtroppo molto diffusa. E, le persone neanche si rendono conto degli effetti profondi che hanno su di loro. Livello? 8. Beh, Paolo, un gran casino. 2, 8, un 6, un 7. Se fossimo a scuola saresti un genio. Purtroppo qua funziona al contrario. Più alto il numero. Impianti. Allora, c'è come impianto mentale, è curioso, perché sembra un cappello borsalino, come a dire che lui l'impianto mentale non lo vuole vedere chiaramente, ok? E quindi fa sì che l'impianto mentale abbia la sembianza di un accessorio elegante, gradevole, ok? Perché lui è proprio così, molte cose le tiene a livello inconscio o non le vuole vedere nella loro chiarezza. Mm? Poi c'è tipo una specie di macigno, sembra quasi uno scoglio, posizionato sul petto, che crea una forte pressione e compressione dei sentimenti, come se creasse anche proprio una distorsione. Poi c'è come una specie di sacchetto che sembra quasi il sacchetto di un aspirapolvere che va a coprire i genitali e funziona proprio come un sacchetto che aspira tutta quanta la sua energia sessuale. E poi c'è tipo un altro macigno analogo a quello che c'è sul petto, appoggiato proprio al piede destro, che gli impedisce di camminare autonomamente nella propria vita, sganciandosi, diciamo così, dal solito clima familiare e anche prendendo proprio una propria via di realizzazione professionale. Poi? No, io non ne vedo altri. Bene. Cinema è ancora vuoto. Chiamiamola madre. Ma ne ho passate tante, anche questa. Proprio questa. La spiegazione di ogni cosa. Vedi te. La vedo proprio molto altalenante, da un lato molto vittima, dall'altro molto egocentrica, quindi a volte sembra un po' passiva, a volte estrema protagonista, quindi comunque che veramente genera molta confusione in Paolo. Viene? Tutto sommato, alla fine sì. È come se non so, continuasse a ruotare, no? Quindi ogni volta che gira mi mostra quasi una sembianza diversa. Dove si siede? È come fosse anche una trottola, no? Quindi quasi non riuscisse a stare ferma, anche perché ruota cambiando la propria morfologia, la propria sembianza, e quindi sembra che a volte avanti, a volte indietro, a volte al centro. Possiamo dire che la madre è la vera famiglia di Paolo.
sì. Fratelli e sorelle di tutti i tipi, chiamiamoli tutti. Del totale quanti ne vengono? Perché se stiamo qua ad analizzarli sono troppi. No, c'è qualcuno che viene dall'estero. Ora non so se è nato lì o se vive lì. Sì, sì, sì. Ehm, mm. Eh, allora, mi viene 10. E chi vuole venire? Ci sono un paio di sue ex che però tipo, forse una tipo che, allora, se tu la vedessi nella realtà penseresti, no, questa non ce la può fare, no? E invece qua, all'interno di questo cinema, con la sua psicosi, sembra farcela. Portale Aureo, padre. Ah, vedi che volevo sapere una cosa, perché un'altra, vedi, mi è venuta adesso. Vediamolo Cioè, adesso. come se lui fosse, sai che cosa? Che avesse un'interferenza di un disincarnato femminile, tra le varie interferenze eteriche, no? C'è Mhm. un femminile legato alla madre. Quindi non so se è una sorella della madre, se... mm, Ti viene in mente qualcosa, Paolo? Scrivimelo nella sezione chat di questa chat. mm, perché c'è questa roba qui. Sorella, Eh, cugina, zia, esatto, comunque legata alla madre. è Perché attaccata alla madre. è come se fosse una specie, non so spiegarti, di un Casa. alter ego della madre, no? Mm. E quindi io la vedo sì, collegata alla madre, Mhm. ma interferisce lui, perché è come se lui vivesse due dimensioni della madre, la madre vivente e questa che non è vivente. Non so se sono stata tanto chiara. È in Eh, casa? l'interferenza? Sì, sì, è costante, è per tutte e due. È legata alla Ehm, madre, ma interferisce anche lui che è nella stessa casa. no, allora aspetta, praticamente credo che sia della linea familiare della madre, Mhm. ok? Ed è come se, però l'interferenza la subisce soprattutto Paolo, perché è come se potesse vivere una difficoltà con la madre non solo terrena, ma pure ultraterrena. Quindi come se la madre le generasse dei problemi in terra e oltre. Ah, questa disincarnata. Sì, esatto. No, La disincarnata lei. attraverso questa disincarnata, ok? Mhm. La madre genera tutta una serie di complessi e di difficoltà a Paolo, sia in terra che oltre la terra, In che senso oltre la terra? attraverso questa disincarnata. Non so, è difficile da capire, vero? Chiamiamola. Eh. Allora, potrebbe anche essere, no, però non è un aborto, perché secondo me è una persona che ha fatto una vita. Vabbè, non ci cervelliamo, ognuno ha dei Eh, morti in famiglia, quindi sarà qualcuno, una zia, una cugina, non ci importa più di tanto. Chiamiamola, cosa vuole fare? Vuole andare nel portale? Abbiamo talmente tante cose da fare che non siamo qua neanche ad analizzarla. Questo non è il tuo posto. Il tuo posto è lì, no, nel portale no. no? Dove No. vuole andare? Come se dicesse piuttosto mi sposto da un'altra parte, cioè è come se fosse molto legata anche alle, non so, alle preghiere, alle litanie, a cose del genere, capito? Trova conforto da questo, Mm. fatto dai vivi. È sicura? Al momento è così. Ok, facciamo uscire qualcuno dal portale aureo che ha avuto un percorso simile al suo. Eh sì, perché è come se questa persona si sentisse di rimanere in vita attraverso le preghiere.
Mm. questa disincarnata. C'è anche da dire che, sai che cosa? Che lui è un po' confuso, Paolo, no? E sa delle cose giuste, ok? Tipo che in realtà la morte non esiste, però è come se non l'avesse capito completamente. È proprio questo fatto che non ha approfondito, non ha attraversato questa questione, fa sì anche che questo disincarnato non se ne vada via e crei proprio una sorta di appesantimento. E lei dice piuttosto cambio famiglia, cambio luogo. Anche se altri disincarnati provano a spiegarle, a mostrarle più che spiegarle, no? Vai, che facciano capannello intorno a questa qua, mentre noi parliamo con il padre. Chiamalo. Mi offre proprio uno squarciato di vita da sbandato. Non so, proprio mi si propone con sigaretta, con fumo, con donne intorno, con traffici, sciupare, dissipare. Emerge molto questo concetto, no? E consumare, tanto consumo proprio del suo corpo, consumo della sua energia. E però mentre mi fa vedere queste immagini è come se lui guardasse a queste con tenerezza. E la sensazione che mi dà è che non abbia ancora completato il ciclo, diciamo così, di evoluzione pre-portale aureo, diciamo, però ha fatto un forte lavoro. Dopo 7 anni. Mm. Perché è come se quasi non riconoscesse che è lui. Ha una sorta di distacco. Mm. Ripassiamo la sua vita. Facciamola scorrere velocemente negli elementi salienti su uno schermo davanti a lui. Tanto mi propone le sbarre di ferro, ehm, la fame, mi dice. La fame a volte di cibo e anche di cibo particolare, la fame intesa come appetito sessuale, ma la fame anche quasi come rabbia, voglia di riscatto, ma un riscatto quando era in vita per lui assolutamente malinterpretato. Beh, Portale Aureo ha dentro tutto il riscatto che vuole. Anche perché dove lo trova il riscatto adesso? Come disincarnato vagante. Mm. Dove? Nelle tasche di chi? No, lui attualmente no, non sta interferendo nessuno, sta Mm. proprio effettuando una sorta di passaggi evolutivi eh, che precedono il portale aureo. Bene. Quante Ehm, vite ha avuto questo uomo? Oltre 3.000, credo. 3.000. 3.000 schermi intorno a lui, tutti che mandano avanti e indietro i momenti salienti di queste 3.000 vite. Sì, molte è stato anche un poco di buono, un criminale. Mm. Sì. Eh, Dov'è il riscatto? Però è come se lui mi volesse far vedere dei puntini luminosi all'interno di ciascuna sua vita, no? Che comunque c'era del buono di lui in ogni vita. Però non è quello, ovviamente, non è quello il riscatto, lui dice, non è quello, non Cercasi è il quello, non è riscatto, quello. Sfoglia tutte le vite e dice, non è quello, non è quello, non è quello. cercasi il riscatto disperatamente. Mm. E dopo averle sfogliate tutte, come se rivolgesse lo sguardo verso il portale aureo. Ok, adesso lo rivolge verso Paolo, l'unico che l'ha assistito fino alla fine. Mm.
c'è sempre tanto da fare in una vita. Sei stato l'unico ad amarmi. Ho provato a portarti via l'amore e non ci sono riuscito. E alla fine mi hai convinto a donartelo. Sì, in un qualche modo loro, molto personale, molto particolare, sono riusciti veramente a scambiarsi amore. Però c'è Cosa un ris- fatto che purtroppo Paolo non riesce a portare lo stesso amore nel resto della sua vita. Cosa risponde Paolo? Potrebbe dirglielo in faccia, potrebbe andare lì come anima. Lo sai già che ti ho perdonato ogni cosa? Tutti questi bordelli. Mi fa proprio vedere un bordello nel vero senso della parola, eh? Io voglio essere diverso. Voglio esserlo diverso nella vita che agisco, e nel mio cuore e nella mia mente. Io voglio essere pulito. È bello questo atteggiamento di Paolo, perché in fin dei conti è come un ehm, accettare il padre per quello che ha fatto, anche perché comunque l'ha scelto Paolo come padre, però allo stesso tempo non ripercorrere in alcun modo, sotto nessun punto di vista, le orme del padre. Ok, se entrambi vogliono, toccandosi, quindi abbracciati, mano nella mano, una mano su una spalla, uno in testa all'altro, come vogliono, entrambi nel portale aureo, con Paolo che si fa un giro lì e il padre che ha già riconosciuto quello come il posto, mi hai detto, no? In cui vuole Sì. andare. Ci vanno con uno la mano sul petto dell'altra e il padre di Paolo è come se riuscisse ad oltrepassare l'impianto scoglio che Paolo ha sul petto e gli tocca direttamente il cuore. Quindi sono uno di fronte all'altro e tipo traslano. Esatto. Che succede di là? Senti, io ti dico che Paolo è come se entrasse in una scuola alla prima elementare. È come se si accelerasse tutto quanto e lui tornasse in un certo senso indietro e iniziasse radicalmente un nuovo apprendimento. All'interno del portale aureo è come se in un attimo sono state spazzate via tutte le informazioni distorte che lui nel corso del tempo e dell'educazione aveva acquisito e c'è un rapidissimo corso, diciamo così, di studi, di formazione. Dall'elementare a oggi, come Sì, doveva essere. esatto. Oh, All'insegna di vibrazioni di vero amore. si salutano dentro e Paolo torna con noi. Mm. Il padre dice: Io sono pronto per stare qui. E dice al figlio: Tu vai, portati questo amore. Sai che mentre sta ritornando Paolo è come se buttasse manciate di amore in una serie di pensieri suoi personali, ossessioni e complessi che ha avuto nel corso della vita. Ogni volta che ne individua uno, butta una manciata d'amore, come se fosse, sai, per gli sposi che butti una manciata di riso. Sadomaso, Eh, ha buttato fetish. infatti una manciata anche su questo. Sì.
Svalutazione personale, Mm, sindrome dell'abbandono, sì, anche amore platonico. paura di essere poco intelligente. Dare sì, ma non ricevere. Solo donne problematiche. Così le aiuto. Mm. Le salva come non è riuscito a fare con sua mamma. Lui c'è molto questa cosa della terza dimensione, di salvare sua madre e di non poter concedere a se stesso la felicità finché non la salva Cioè e di mai. replicare una coppia problematica come è stata quella madre e padre suoi. Proprio un classico della terza dimensione, cioè mai, Ok, esatto. io ho la risposta, le diamo, è detto una busta, la busta gliela diamo, lui la apre, dentro c'è scritto mai. Mai lo potrà Monica, salvare. Mm. argomento non fosse principe, ma interessante. Paolo è un bambino indaco. Cioè, ho un po' problema di... puoi dirmi in un altro modo indaco perché è un tipo di... non so, la mia Facciamo, mente co- non accetta questo tipo di Facciamo questa categoria, capito? storia. Allora, connettiti bene Mm, bene a me. mm, Siamo nel 2009-2010. mm, Una persona che poi, insomma, si capiva, ma l'avevo capito, ma in quell'istante degna della mia attenzione, mi disse: sei un bambino indaco. Tu vedi le aure delle persone. mm. Io mi sentii, da lì, se vogliamo, iniziò questo percorso, perché io mi sentii privilegiato. Diedi una risposta a tante cose che sentivo e che capivo di disagio rispetto agli altri e di eterna continua ricerca della verità. Poi mi sono accorto che da un lato, se era vero, non aveva nessuna importanza, dall'altro probabilmente non era vero, perché siamo tutti, se vogliamo, se lo vogliamo, bambini indaco. Esatto. Una certa New Age poi ha parlato di cristallo, arcobaleno, di questo, di quello, di tante altre. Più l'età dei bambini scendeva e più adesso siamo agli arcobaleno, ai cristallo, platino, quello che vuoi. Who cares? Chi se Sì. ne frega? L'anima è anima. Mm. Noi tutt'al più abbiamo visto dei bambini perla, però non è per esempio il caso di Paolo, perché sono bambini che si liberano istantaneamente delle interferenze. Ecco, questo Ecco, è noi quello che abbiamo visto. Di più non riesco veramente a condividere queste visioni, no. chiamiamo l'anziano guaritore che gliel'ha detto, che non voleva soldi. No, 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 soldi no, perché quindi sono puro. È peggio. È Esatto, peggio perché in realtà crei un legame eterno, ok, in cui Paolo non si potrà mai sdebitare alla esatto, fine. esattamente. Prima di tutto acquisisce un'aura di incontestabile verità che non ha nessun fondamento. In secondo luogo c'è un disequilibrio energetico, uno dà, l'altro non restituisce. Regola inviolabile e qui violata. Terzo, bambino indaco. Gli è Eh, servito sto bambino in indaco? realtà cioè, è una sottile manipolazione. Purtroppo Paolo è passato attraverso diversi manipolatori. Sicuramente l'avrà fatta anche magari in buona fede costui, però è una forma di manipolazione per mantenere un'anima legata a sé. Chiamiamo nel cinema tutti bambini indaco. Cristallo e arcobaleno. Cioè che sono stati definiti tali. Sì. Mm, mm. Chiama anche Clemens Setz.
Autore di un libro Bambini Indaco. Già il cognome. J-S-E-T-Z. Ma c'era anche una donna che parlava un sacco di sta menata. Beh, ce ne sono tantissimi. Carolina Enenkamp. Ai tedeschi piace molto sta roba, in effetti. Sì, Clemens Sens. Lee Carroll, Jen Tober. Grande pubblicità oggi, per tutti questi qua. Avete già dei libri di questi a casa? Accendete la stufa con quelle pagine. James Twyman. Chiamiamoli tutti. Quanti arrivano di questi autori? È come se venissero a reclamare la verità contenuta nei loro libri. Io ho detto il vero, io mi sono connessa alla verità. Beh, quanti bambini speciali esistono davvero? I bambini sono tutti speciali. Ok. Quanti presunti Indaco arrivano nel portale del cinema? Ah, beh, migliaia, migliaia e migliaia. E li lasciamo vedere quello che devono vedere. 5 UFO, Monica, nelle zone. Sono grigi che sputano gas per far dimenticare le cose a Paolo? Ma aspetta un attimo, scusami. Allora, perché lui va in questo luogo isolato? Mhm. Mm. Però io non, allora io posso sbagliare io, ok? Mhm. Non so come spiegarti, cioè non lo vedo che è un fatto che hanno visto altre persone, ok? Mhm. Cioè non è un fatto comparso nel cielo, in Mhm. modo che possano altre persone vederlo, ok? Ma è un fatto che è Suo. apparso a lui. Sì, esatto. Mhm. Mm. Che è successo? Eh, Que UFO? mm, mm, cioè, a me quello che viene, per esempio, è tipo Lucifero, ok? Che crea queste specie di giochi, di proiezioni, e risulta così, come se fossero quasi 5 navicelle, ok? Però non so come spiegarti, non è con la vista degli occhi che lui l'ha viste. Mm? Mhm. Mm. Va bene. Tutto questo è un gioco. Mettiamoci intorno a un tavolo, tu, Monica, io, Paolo e chiamiamo anche Lucifero. Tutti e quattro con i gomiti sul tavolo che ci guardiamo e adesso parliamo. Chi è il primo che fa una domanda a Lucifero? Io, Lucio, sono Lucifero, Monica. No, tu sei il primo che fa la domanda. Non vedevo l'ora. Io. Mm. Che domanda è? Qualcosa tipo cosa ci fai nella vita di Paolo? Tu chi sei? Tu Mm. che vuoi? Mm. Sentiamo cosa risponde. Faccio quello che lui mi ha incaricato di fare. Bene, come ogni persona buona bisogna ringraziarla, quindi adesso mi alzo, bacio e abbraccio Lucifero. Grazie Lucifero per quello che fai per il nostro amico Paolo. Lui è come se facesse un balzo, un salto e si allontana da te
per schivare questo? Mie labbra si protendono verso avanti e devono dare questo bacio. Io comando che Lucifero sia davanti a me, alla mia portata, e gli do il mio bacio. Grazie Lucifero, grazie. E c'è un Qui si fatto. scateneranno tutti. Ah, l'amico di Baci Lucifero. Lucifer. Bacia Lucifero. Adoratore. Bisogna ringraziarlo, è stato così bravo. In realtà è stato bravo, perché se Paolo oggi ha questa succulenta occasione, stu burdello de vita che è una succulenta occasione per imparare un bordello di roba, effettivamente il povero scemo virtuale di Lucifero va ringraziato. Sto 011000 programma, manco virtuale, manco programma, perché almeno un programma già è qualcosa. Il nulla del nulla che povero Lucifero va ringraziato, quindi è giusto ringraziarlo. Il nostro schiavo ha fatto quello che Paolo ha detto di fare. Anzi, adesso io mi siedo e lo ringrazia Paolo alla brucia in fuori. È quello infatti che va fatto, perché Lucifero in realtà non ha un ascendente su di te, ma ce l'ha su Paolo. Allora, so perché mi porta in una casa un po' fuori città. Non so se adesso mi vengono i dubbi che lui abbia avuto anche dei contatti, ha fatto cose particolari, pasticci vari. Tipo sedute, cose così. Evocazioni, Sì, cose. sta facendo di sì con la testa. Eh, Anticamente, eh, da bambino, da bambino, da piccolino, da piccolo, da bambino, mm, ragazzo. La mm. seduta spiritica? Sì, vedo Sì. un'invocazione, ecco, ecco. Ok, lì c'è il contratto. Mm. Paolo. Eh, vedi che ti ricordi. Andiamo lì, andiamo col momento. Molto solo, Paolo. Beh, no. Eh, Siamo tu ed io, Monica. sì. E ficchiamo il naso, io sono un Mm, gran ficcanaso. Questo sì, momento è anche mio, perché tutta la creazione è anche mia, è anche tua, è anche di tutti. certo. Quindi siamo lì a ficcare il naso. Sì. In quel periodo, appunto, Paolo si sentiva solo. Ehm, tutto troppo difficile e non alla sua portata. E in fin dei conti Lucifero è come se gli avesse dato una sorta di beneficio, di alleggerimento, Mm. di luce, di finta luce. È anche una sorta di padre. Mm? Come lo vedi, Monica, che non te lo chiedo mai? Come hai fatto? Eh, Adesso è proprio come se fosse un padre eterno, oh, mamma mia. Ehm, con Avuto. queste ali a braccio. Mm? Mhm. Eh, che può accogliere Paolo in tutti i suoi momenti di sconforto, di incomprensione, di litigi, tutti intorno a sé, no? Tutto sembra rotolare, ma può trovare conforto nelle sue ali. Va bene. Adesso Bello, molto bello. al mio 3 assume però la sua reale forma da secondo universo 1, 2, 3. Allora, oddio, aspetta un attimo, perché sembrava so, un asse, Mhm. mm, bucato, sorretto non so come spiegarti, da delle colonnine elettromagnetiche. Quindi un pezzo di computer, Sì, diciamo un pezzo elettronico. esatto. Bene, siamo sempre lì, nel casale.
Sta per fare l'invocazione Paolo, l'angelo bellissimo dall'abbraccio è lì pronto, un po' preoccupato forse perché ci siamo noi due ficcanaso che guardiamo. Io ho la paletta pronto a scrivere il voto di quello che vedo, di quanto è bello, quanto mi piace. Sono lì col pennarello, la paletta vuota. Mm. Eh sì, Causa esoterica del non trovare una compagna. Qui, a 10 anni. Lo vediamo a 10 anni. Paolo, fai pure. Andrai in una linea temporale in cui avrai la causa, cercherai la causa esoterica, oggi, 2024, del non trovare una cazzo di compagna. Bella la solitudine, ci ho provato, ma non ce la faccio. Idem stabilità economica, ciao ciao. sì, lì mi fa vedere proprio come se le entità eteriche, le entità mentali si dessero tutte quanto la mano le une con le altre e creassero un cerchio intorno a questa realizzazione qui, alla realizzazione di Paolo all'interno di una vita di coppia. E nel momento in cui creano questo cerchio, in pratica è come se respingessero ogni possibilità di relazione appagante per Paolo. Povero Lucifero, non è mica colpa sua. No, lui le brucia tutte queste donne, mi fa vedere, no? Come un getto di fuoco, appena queste donne si avvicinano, è come se le desse fuoco, quindi già annuncia la morte di questa relazione. Appena loro si avvicinano, è già morta in partenza la relazione. I problemi di Paolo non derivano né da Lucifero, né dai rettiliani e gli insettoidi che quelli là gli han tolto, poverini, e neanche volendo dalle entità mentali che tuttavia hanno un peso determinante, specialmente un 8-6-7-8, E neanche dal padre e dalla madre. neanche dal padre e dalla madre. Dipendono, invitiamo Paolo a implodere, andare dentro se stesso. Per andare dentro se stesso si rende conto che deve penetrare all'interno di questa densa cortina di fumo. Ed è proprio come se lo dovesse tagliare questo fumo talmente tanto e spesso, talmente tanto poco è arrivato in profondità dentro di sé. Nel fumo c'è il bambino. È un bambino a cui gli cola il naso. È spaventato, non sa che cosa deve fare, non sa cosa deve pensare, non sa in che cosa credere. Trema. Deve solo ricordare. Quante brutte cose, perché mi devi fare ricordare tutte queste brutte cose? Ricordare l'essenziale. Mi fa vedere quasi dei tratti di follia della madre, come se veramente fosse quasi due facce e lui rimanesse proprio costernato da questo, gli crea proprio un gran senso di smarrimento. Una donna che al contempo è una santa e una poco di buono, una madre apprensiva e anche un po' soffocante e allo stesso tempo completamente menefreghista. È lui che va tipo in cortocircuito, viste tutte queste contraddizioni. Bene, questo però è il film, Paolo. Il È il bambino film. Paolo chi è? Una vittima? Il bambino Paolo mi fa vedere una spiga di grano d'oro. Mm.
una spiga di grano d'oro che ha scelto un campo pieno, irrorato da pesticidi, ma che tuttavia può continuare a rimanere d'oro, e purissimo anche, di primissima qualità. Andiamo al chicco più importante d'oro. Parliamo direttamente con l'anima di Paolo. Che stiamo a fare qui oggi, anima di Paolo? Che gioco intricato, che film dell'orrore, Sì, ma che film perverso. piatto ricco mi ci ficco. Vero, anima di Paolo? Questa è la vita ideale per me per tornare all'amore, per ricordare che io, che Paolo siamo amore. Non c'è vita migliore per ricordare l'amore. Quando tutto intorno è delusione, è disarmonia, è bruttezza, allora io so essere amore ancora. Cluster. Sono come degli strumenti di tortura medievale di vario genere. In fin dei conti lui si è anche molto torturato in questa vita e ha avuto anche magari un po' di inclinazione, no? Per certe pratiche. Ma non è più tempo di tutto questo, già visto, rivisto, rivissuto, che ha solo lasciato cicatrici assurde. È tempo di amore, e se è tempo di amore io butto via tutto. Mano sul tavolo, via tutto. Braccio sul tavolo. Portale definitivo. E Paolo che apprezza tantissimo l'Ad Eternum, la creazione più importante, secondo lui, mai fatta, come crea il suo qua. È come se si commuovesse davanti a una rosa rosa, sentisse vibrare il suo cuore. La visione di questa rosa rosa gli risveglia l'amore. Un petalo in quel momento cade come a risposta di questo amore che sente provenire da Paolo, ed è in questa azione che si genera un'enorme quantità di energia meravigliosa. È un ad eternum dinamico che nasce da questo momento, da questa azione che si sta svolgendo. Sboccia. Sì. Enorme. Enorme, profumato e balsamico anche. Lenisce ogni dolore, ogni bruttura. È un ad eternum anche smacchiante. Toglie tutte le macchie. Avatar. Qualcuno che ridacchia, ha denti stretti, come a prenderlo in giro. È un avatar che gira la faccia e ride di lui. Beh, questo lo teniamo. Dove vuole arrivare Paolo? Non esageriamo. Lui dice l'inconsapevolezza dell'amore, l'amore per me, l'amore per il tutto, mi ha fatto creare derisione alle mie spalle, insicurezze. Adesso basta. Via.
È come se lo volesse impacchettare e poi il pacchetto lo butta via nel portale definitivo. Ce lo chiude in un sacco. Sì, E qui cosa lascia? questo ad eterno ma ha il sapore di un bacio. Ed è un bacio che lui dà alla propria vita, a se stesso. Fumo denso, esiste ancora il progetto? No, Il falconiforme cicogna, il pipistrello, la lucertola, i grigi, i 4DL esistono ancora? no, Il lucifero? no, il patto è stato chiuso. Uomo primigenio, fingendo su tutto, ma la femmina, famigerata abitudine? No, nessuno. Impianti. Guardati e tolti. Nel mentale di Paolo esiste ancora l'esigenza di salvare la madre, le ex, le donne in generale, tutti, tranne se stesso. Infatti. No, vedo che proprio sta concentrandosi completamente su di sé, l'unico che ha sempre trascurato. Spiga di grano? Sì, ora è tempo per me. Ora è tempo di innaffiare questa spiga di grano, di fargli prendere sole, di muoversi nel vento come questa spiga di grano. Beh, ma è d'oro, quindi è già maturo. Stacchiamo un chicco, piantiamolo. Da qui nasce una nuova vita. Nasce un intero giardino piantando questo chicco, che è la sua nuova vita, come se fosse un roseto, un frutteto insieme. Ed è bello, è ordinato, è pulito, è profumato, Che ha dei vibrazione ha colori questo giardino? brillanti. Che vibrazione ha questo giardino? Adesso mi viene 20.000, no, 200.000 miliardi. Paolo quanto ha di vibrazione? In questo specifico momento circa 300. A quanto si assesterà? Penso 50. Consapevolezza. 160. PS. 48. Vite precedenti. 1788. Cervello. 9,7. Wow. Suscettibilità ipnotica. 55. 3D, 4D. 43, 3D. Ottimo, ha ribaltato e poi, fortemente di là.
Vivacità animica. Si è stabilizzata almeno? Vedo No, un po' fluttuante ancora. Intorno ai 60. una media di 60, un minimo Sì, di 40. 80. Mm. A 10 anni nel casale c'è ancora un evento degno di nota? Lui che si mette a giocare si diverte. Intorno al tavolo noi 4, siamo ancora 4. Siamo in 3. Messaggio di Paola alla madre. Non un'altra madre avrebbe potuto insegnarmi tutto questo. Ho scelto la difficoltà, il sangue, il sudore e le contraddizioni per imparare l'amore, il vero Mess- amore. E vedo che gli bacia la mano. Destra o sinistra? Destra. Messaggio di Paolo al suo attuale lavoro. Perfezionerò e personalizzerò diversi passaggi, perché c'è un nuovo Paolo in me. Messaggio di Paolo a se stesso. Al chicco di grano d'oro, al bambino, nella nebbia, che nella nebbia non è più, correggimi se sbaglio. No, non è più nella nebbia. È incredibile come si possa cambiare tutto in un attimo, in così poco tempo. Sono stato per anni nel buio, nella nebbia, nel fumo denso e ora sono completamente d'oro. Progetto finale, come si chiama? Splendo e risplendo. Ok. Ti sei divertita, Monica? Sì. Molto intenso, però. Mm. Bene.